Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina, Santi e Caffè. Oggi è mattutina, ecco, mai frase fu tanto grottesca, potremmo dire, diciamo che non è una verità dogmatica, ecco, non è una proclamazione infallibile con la nostra rubrica mattutina, almeno per voi che siete in Italia, perché sono per voi addirittura le 4 meno 20 del pomeriggio, però qui invece sono le 10 meno 20 del mattino. Perché? Perché io adesso mi trovo per la seconda fase, l'inizio della seconda fase di questa missione 2026 dal oltreoceano. Sabato, ieri l'altro, ho concluso la mia permanenza in Brasile, ma fra un momento ci andiamo e sono in Colombia, dove il fuso orario è di 6 ore con l'Italia, non più di 4 come il Sud America. Dunque, santa giornata a tutti voi, ben ritrovati con questa nostra rubrica, vedete voi, mattutina o pomeridiana, e santa giornata a tutti voi nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Oggi è lunedì 9 febbraio, inizia una nuova settimana, viviamola con intensità, riceviamola con fede dalle mani di Dio e laddove abbiamo motivo di trovare difficoltà, con la forza della fede andiamo avanti, soprattutto ecco con la corona del rosario in mano che io avevo messo da qualche parte, ma che in questo momento, eccola qui, la trovo, proprio per dirvi che voglio darvi sempre testimonianza, eccola, ho già pregato il primo rosario, che bello iniziare poi la recita del Santo Rosario al mattino. Oggi la Chiesa celebra la festa di San Cirillo di Alessandria, un importante padre della Chiesa che il revisionismo modernista ha finito con lo smontare del tutto. Cirillo di Alessandria infatti è il simio assertore, dice la liturgia tradizionale, l'esimio assertore della maternità divina di Maria. Però, come spesso succede, un dogma nasce da una permissione divina relativa a una eresia, a un cancro eretico che si sviluppa. Quindi per affermare il dogma devi estirpare l'eresia, l'errore, no? Ecco, San Cirillo d'Alessandria ha saputo fare questa operazione così importante. Non c'è bisogno che vi dica, perché altrimenti non riesco più, invece oggi ho tante cose da dirvi e devo essere rapido su tutto. Ho una notizia importante da dare circa il raduno anche negli Stati Uniti d'America, in Florida, tra Florida e Texas. Dunque, così però l'ho già detto in fondo. Quindi torniamo a San Cirillo. Non c'è bisogno di dire che Alessandria è stata una città importante, una patriarchia con figure di grande rilievo come per esempio tempo prima di Cirillo c'era Atanasio. Quindi veramente Alessandria oggi è una florida città musulmana per lo più, ma anche con una significativa presenza copta nel litorale dell'Egitto, ecco. Ma allora era veramente, se la giocava con Roma e Gerusalemme. Ecco, era successo che un vescovo di nome Nestorio, patriarca di Antiochia, qualcuno ci vede anche questo scontro tra Antiochia e Alessandria, ma comunque questa non deve essere una lezione. Nestorio aveva negato la divinità di Cristo dicendo che lui non era Dio da sempre, un po' una sorta di renaissance ariana, però aveva aggiunto che Gesù Cristo è diventato Dio in virtù dei suoi meriti, che è un po' quello che la falsa chiesa bergogliana sottilmente, in qualche modo firmando il documento di Abu Dhabi, ha lasciato intendere, perché se Gesù Cristo è Dio basta, non c'è da discutere. Se è diventato Dio si può discutere, perché anche Buddha propone un cammino di divinizzazione. Ecco Vito Mancuso che va in giro per l'Italia a presentare il suo mostruoso testo Gesù è il Cristo. Guardate l'operazione satanica, non Gesù è il Cristo con l'accento, ma Gesù è il Cristo, da parte di Gesù storico come Buddha, Siddhartha Gautama, come Confucio, come Maometto, dall'altro il Cristo che ha inventato la Chiesa. E allora Nestorio negava che Maria, siccome Gesù era diventato Dio, avesse concepito non il figlio di Dio, fattosi carne,
e quindi lì chissà se credeva casomai nell'incarnazione. Vedete che è tutto che si ripete, nella verginità perpetua di Maria, ma credeva che Maria fosse, il termine greco è Christotokos, cioè genitrice, madre di Cristo. Cirillo, proprio questo grande santo di oggi, preso di mira per via di Pazia, questa cartomante, questa maga con arti esoterico-gnostiche vissuta ad Alessandria, che Cirillo diciamo condanna, e questo santo viene preso di mira, però appunto lui ha combattuto contro Nestorio e con l'aiuto del Papa di Roma l'ha fatto condannare Nestorio. Oggi questi condannati, guardate che viviamo un tempo di impostura come mai prima, oggi questi condannati dalla Chiesa come Ario, Nestorio, io con le mie orecchie ho potuto sentire una sola volta Enzo Bianchi, ero presente, assolvere Ario, povero Ario, perché Ario voleva mostrare l'umanità di Cristo. No, Ario era un diavolo in terra perché negava la divinità di Cristo. Anche Nestorio oggi si dice ma poveraccio ha subito i soprusi di San Cirillo di Alessandria, per dire, no? Invece San Cirillo, ecco, si è dato da fare per difendere la fede cristiana. Oggi anche Santa Pollonia, questa martire proprio di Alessandria, che si getta nel fuoco per non sacrificare agli idoli. Non aveva letto evidentemente la dichiarazione di Abu Dhabi. Ecco, bene miei cari, allora inizia una nuova settimana e come vi dicevo adesso vi do subito il titolo, così faccio una estrema sintesi della puntata di oggi. Prego la regia di mostrare il titolo della puntata di oggi, eccolo lì, la missione. Questo è il primo punto, qui c'è il diario di bordo, come sapete vi tengo informati, e poi il secondo punto, in memoria di Zichichi, perché ieri ci ha lasciato questo esimio, alto, grande, luminare italiano, che però per il fatto che credeva in Dio e soprattutto aveva detto che il riscaldamento globale è una bufala, il mainstream oggi lo celebra, figlia mia, non puoi capire, ho visto Repubblica, oggi lo celebra perché così funziona, chissà come funzionerà con me quando muori poi, no, l'hanno fatto i mafiosi con Falcone, Borsellino, Peppino Impastato, no? Ecco, poi muoiono, gli dedicano strade, vie, negozi, questo, quell'altro, in memoria di il messaggio della Meloni, il governo italiano si inchina di fronte a questo e così e colà, adesso le dichiarazioni di quelli che fino a ieri lo hanno completamente ignorato a livello nazionale, perché a livello internazionale Zichichi ha goduto di un grandissimo prestigio. Io mi sento un po' coinvolto perché era siciliano e ho detto al mio gemello poc'anzi, che l'ho sentito telefonicamente, discutevamo della morte di Zichichi, noi siciliani abbiamo l'onore di avere questa figura insigne che senza dubbio è tra le più elevate del panorama siciliano dell'età moderna. Ecco, qualcuno ha parlato di Antonio Zichichi come dell'Archimede. Archimede era siciliano, no? Sapete che cosa seppe scoprire? Dell'Archimede siciliano dell'età contemporanea. Muore ultra novantenne, è morto nel sonno, e sul momento ci torniamo. Questo è il secondo punto, e poi sviluppi, questo è il terzo punto, sui Lefebvriani. Allora dovrò per forza di cose essere breve, perché appunto non abbiamo il tempo di approfondire tutto. Cominciamo col primo punto, la missione, il diario di bordo, con tutto quello che questo adesso comporta di annunci importanti. E dunque è terminata la prima fase della missione, quella che ha previsto dall'8 gennaio all'8 febbraio la nostra presenza col mio team missionario. Un po' è andata come quando Paolo e Barnaba vengono riservati dallo Spirito Santo per la missione. Vi ricordate negli Atti degli Apostoli? Pregarono, digiunarono e poi dissero, lo Spirito Santo ci dice che Barnaba e Paolo vanno riservati per la missione. Ecco, non è una gita turistica come disgraziatamente i nemici dicono. Stamattina ho ascoltato un servizio social a mio favore, che è una cosa abbastanza rara, di un giornalista piemontese che diceva, appunto, mostrava come siano disonesti i miei nemici contro di me, perché diceva non è vero che Don Minutella allontana dalla preghiera, questo dicono, che allontano dalla preghiera, dai sacramenti. E poi anche citava il documento per Redemptionis Mysterium, ha fatto bene a citarlo dicendo cita una serie di padri, ha fatto bene perché a proposito degli sviluppi sui Lefebvriani vi renderò noto che Monsignor Fellè ha reso noto che
Uno dei motivi scatenanti, ve lo anticipo, sto facendo una sorta di scolarità rapida su tutto, ma così avete uno quadro d'insieme, è la Mater Populi Fidelis. Quindi interessante, ma io l'avevo detto, vi ricordate in tempi non sospetti avevo detto questo documento contro la corredentrice non potrà non avere effetti deleteri per la falsa chiesa, eccolo là, hanno deciso do scisma i lefebvriani, interessante, ma ci torniamo. Prego la regia di mandare un attimo in onda il fermo immagine, torno subito per un problema tecnico facilmente risolubile. Grazie, a fra poco, un paio di minuti. Ho bevuto tanta acqua. Eccoci di nuovo in diretta, chiedo alla regia se siamo in diretta. Credo di sì, mi sembra di sì. Bene, allora perché c'è stato questo momento di pausa? Perché mi è ricordato quello che una volta disse Monsignor Cosmo Maria Ruppi, arcivescovo di Lecce, una bella figura, faceva catechesi su Radio Maria. Una volta io andai a San Pietro con i seminaristi e tenemmo il servizio a Papa Giovanni Paolo II per il palio che riceveva il cardinale De Giorgi. Finita la messa, non so, il Vaticano sono attrezzati così, nella sacrestia vaticana ci sono appena 2 bagni, non so perché non abbiano mai deciso di allargarli, ma in una concelebrazione, sai, che dura 2-3 ore, quando vicino alla messa, soprattutto quelli di mezza età o più avanti negli anni, sono lì che, ma non solo, anche giovani, in fila, c'è una fila interminabile di chi doveva fare la pipì, quindi capite il guasto tecnico che c'è stato. Anche perché qui l'acqua è un po' di consistenza diversa. Ecco, vi ho spiegato il motivo perché io non voglio tenere nascosto nulla, però volevo dire dei gruppi, finita la messa c'era una fila enorme di preti ancora con gli abiti sacri che se la tenevano in attesa di andare a fare la pipì. E allora arriva lui, il vescovo, l'arcivescovo, con tutti i paramenti sacri che anche lui doveva andare in bagno. C'è stato un momento di crisi perché noi preti ci siamo domandati, d'accordo che Gesù Cristo ha fondato prima i diaconi, in mezzo i preti e diciamo, quelli più alti i vescovi, ma anche in questo caso dobbiamo farlo passare avanti o qui tutto si livella. Il vescovo ha capito il disagio e ha detto cari confratelli, siamo uomini, non angeli. Ecco, chiusa parentesi. Bene, comunque l'acqua è veramente un po' diversa qui, ha una consistenza diversa e siccome io sono uno che beve molto, poi... Allora, torniamo a quello che stavo dicendo, andiamo alla missione, il primo punto, e poi gli altri punti li sottolineiamo. Quindi stavo dicendo che l'8 febbraio, domenica, ieri, abbiamo concluso, anzi a dire il vero sabato 7 febbraio, abbiamo concluso la prima parte della missione. Io avevo detto che, ecco, stavo dicendo, abbiamo preso un'equipe tra seminaristi e sorine che mi accompagnassero insieme a Fra Celestino per questa missione, pregando lo Spirito Santo. È stata una missione, la prima parte, la più bella in assoluto della mia vita, la più intensa, la più stancante, però anche come quella, uno dei seminaristi mi ha detto: padre, ha visto un momento mio, forse, padre, guardi, veramente glielo dico nel Signore, lei qui ora questa volta è venuta a gettare la piattaforma. Noi dovremmo solo prendere spunto da questa sua audacia in un momento così difficile per la Chiesa e anche per il piccolo resto, vedere questo suo entusiasmo, questo suo non fermarsi, dice, è un'eredità per noi seminaristi se riusciamo a capirlo. Ecco, e anche per i preti, diciamo, ispanoamericani, ecco, oltre che quelli italiani. Quindi noi abbiamo vissuto queste 4 esperienze in Argentina, in Brasile, in Uruguay e in Cile e abbiamo gettato ancora di più perché anche qui era arrivata impressionante questa
calunnia continua, questo tsunami diffamatorio nei miei confronti. E quindi alcune persone amiche che in passato avevo frequentato non sono più venute, facendo però le persone disoneste, perché quando poi ci siamo sentiti prima non me l'hanno mai detto che non erano più convinte. Mi seguono per curiosità, le saluto con affetto e non sanno quel che si perdono, i nodi vengono al pettine. Perché per esempio una di queste persone che frequenta in Argentina i Lefebvriani ha detto che io mi sono fatto la mia chiesa, ti è, ora te ne vai con l'altra chiesa. Guardate come tutto poi torna, no? Una di queste persone, molto distinta, ha fatto presente che non segue più perché io mi sarei fatto la mia chiesa, che ha ragione chi in Italia dice che mi sono fatto la mia chiesa, quindi io non ci sto più. Mi piaceva il Don Minutella che denuncia, perché decide, qui ognuno decidiamo, ognuno di noi decide quello che deve fare il Padre Eterno. Come va l'opera di Dio per questi nostri tempi? Non è più come in passato, che c'era l'umiltà nella preghiera di accettare anche l'insolito, imprevedibile agire di Dio, perché quando Dio agisce è insolito e imprevedibile. No, decidiamo noi. Se questo mi piace, è Dio. Se non mi piace, Don Minutella è un guru e si è fatto la sua chiesa. Questa persona è frequente ai Lefebvriani. Ecco che adesso i Lefebvriani annunciano di farsi la loro chiesa. Quindi alla fine da una chiesa all'altra. Ecco, però sono stati impegni molto belli e momenti di grazia. Vorrei sottolinearne tre. Quello a Santiago del Cile lo metto al primo posto, con l'amico e il caro fedele Gorgia, che forse segue, che saluto con affetto. E mi veniva in mente il libro della Genesi dove a Sodoma e Gomorra Dio dice: se ci sarà un tot numero di giusti io non condannerò. Ecco, a Santiago del Cile c'è un fedele del Piccolo Resto, ma proprio fedele, figlioli cari. E poi ricordo l'impegno molto bello vissuto a Montevideo, ecco, con l'incontro lì. E poi volevo dire soprattutto questo, a San Paolo, non so perché non partano le immagini, ma la regia passa da una mano all'altra e Don Minutella è sempre lì che fa bile. Allora, stavo dicendo che poi a San Paolo è andata così. Dovevamo prendere l'aereo o per tornare in Italia, vi ricordate che avevo detto che la missione termina perché non ci sono più i fondi, o se la missione continuava per venire in Colombia. In un modo o in un altro dovevo sempre andare a San Paolo, in Brasile. E quindi avevo detto, beh, una volta che vado a San Paolo, l'incontro l'avevo già fatto, no? A San Paolo, agli inizi, quando sono arrivato a gennaio. Però adesso, visto che sono qui, la faccio di nuovo l'esperienza. Vuoi vedere che si è presentata molta più gente, come vedete dalle foto? È stata un'esperienza di grazia. Io ho capito una cosa, che per me è dolorosissima. Io da solo non vado da nessuna parte. Così. Ho bisogno dei sacerdoti che obbediscano e che accettino l'autorità. Ho bisogno di Don Salvatore, a cui io dirò: Don Salvatore, tu vai a Shanghai per il piccolo resto da creare in Cina. Non deve discutere, non deve controbattere, deve accettare che è Dio che lo vuole. Perché io da solo come faccio? Don Emanuele, tu andrai a San Paolo con questo gruppo che c'è lì. Vedete le immagini che scorrono, sono persone con storie. Ferma questa immagine qui, regia. Questa signora che vedete provvidenzialmente, Marileni, mi pare che si chiami, ha fatto, eccola lì, questa signora qui, cari figlioli, mazza come sono fatto magro io in viso. Non me lo immaginavo così, del resto, vabbè. Questa signora qui che vedete, questa immagine è importante, è una donna che vive a 13 ore di pullman da San Paolo. Si è fatta 13 ore, poi c'è stato un incidente stradale, 16 ore di pullman, caro piccolo resto italiano, che cominciate un po', perché io le cose le sento, a rassegnarvi, a dire vabbè, non siete più come gli inizi. Quando facevate centinaia e centinaia, mi ricordo una volta un signore da Milano andò da Don Enrico, prese il treno Milano-Foggia per confessarsi. Ora, se non hai un incontro a Bologna e abiti a Imola, ci rimani male. Guardate che non dobbiamo perdere lo spirito delle origini, figlioli cari che siete in Italia. Io vi sono grato, i miei non sono rimproveri, anche perché se la missione va avanti, io questo l'ho detto, l'ho fatto sapere ai preti messicani e ai preti latinoamericani, è giusto che le cose si dicano, è per grazia dell'aiuto dei benefattori italiani, e l'Italia soprattutto alcune regioni, che non voglio dire per non creare tensioni diciamo campaniliste, ma è grazie a questo sostegno che noi si va avanti. Questa donna che avete visto, prego la regia di rimettere quell'immagine in grande, in prima, è una donna del Piccolo Resto da anni.
dal 2020. Quando nel 2022 sono tornato per la terza volta in Sud America, andai a dormire in una città al confine, più o meno al confine, diciamo, perché qui poi gli spazi sono infiniti, tra Brasile e Paraguay, nel 2022. La città si chiama Cascavel. Questa donna, vedete che mia emozione, è di Cascavel, ci è rimasta male, è stata 4 anni col dolore, che abitando lì ha saputo che ero lì e non mi ha potuto incontrare. Dopo 4 anni Don Minutella torna in Brasile, ma questa non è storia che scrive Dio. Non è lo Spirito Santo che sembra di rivivere gli Atti degli Apostoli. Io sono San Paolo e quella è Lidia. Credete a questo. E se non sapete di cosa parlo, andate a leggere gli Atti degli Apostoli, visto che ieri era la domenica di Sessagesima e c'era quel testo emblematico di San Paolo, per cui 2 seminaristi, senza saperlo, prima l'uno e poi l'altro, hanno detto: padre, ho pensato a lei quel testo lì. Quello che vedete, Don Minutella, non è Don Minutella, è l'Apostolo Paolo, che gli brucia dentro, come va nella Chiesa di Roma, che è tutta una menzogna costruita dai massoni, che stanno facendo credere che quella è la Chiesa cattolica, invece è il corpo mistico dell'Anticristo. E quella donna lì è Lidia. Leggete gli Atti degli Apostoli. Lidia. Sì, Lidia. Però la città era Listra. Filippi, vabbè, comunque negli Atti degli Apostoli c'è scritto, poi tante volte ha messo fuori i dettagli. Si è fatta 16 ore di pullman per l'incontro. Avreste dovuto vedere con quanta devozione si è confessata con Fra Celestino e con quanta soprattutto devozione lei e tutti quelli che erano presenti si sono accostati all'Eucaristia. Questa è gente che ha parlato con me, mettetela in grande immagine, che devo far vedere una cosa, che ha parlato con me e mi ha detto che è delusa dai preti, che qui i preti non ci sono, che qui i preti sono come assenti, che qui i preti deludono di continuo, come forse peggio dell'Italia. Vedete quel signore lì un po' di spalle, con i capelli bianchi? Questo è un professore, un docente universitario di filosofia a San Paolo. E poi ce n'era un altro in pensione, eccolo lì, quel signore lì con la camicia beige, lui è pure lui un professore universitario in pensione di origini italiane, lui, che saluto con affetto. Pensate, ha insegnato sinologia, sarebbe lo studio sulla cultura e la lingua cinese. Ecco, lui parla il cinese. Insomma, per dirvi che il piccolo resto è qualificato. Quindi sabato io ho vissuto questo momento di grazia, torniamo su di noi, veramente molto intenso, ho ringraziato la Madonna, ero quasi lacrime, anche perché al mattino avevo fatto quel post, se vi ricordate, sul formicaio di San Paolo. Ero dovuto andare a fare i biglietti per questo prosieguo della seconda parte della missione che ora vi dico, e ho visto che c'era l'inizio del carnevale. Ho capito da dove viene il Gay Pride. Io l'ho detto in Italia, se vi ricordate, ora ho avuto prova. Il Gay Pride viene dal carnevale di Rio, perché San Paolo e Rio non sono poi così tanto distanti tra di loro, sono 4 ore, 6 ore forse, Palermo-Roma, forse anche Palermo-Napoli addirittura, come distanza. E sabato io ho dovuto assistere a quello che non ho mai visto in più di mezzo secolo di vita. Quanti gay, quante lesbiche, fiori cari. Io ho capito una cosa: la falsa chiesa non se lo inventa, risponde semplicemente all'agenda, capito, di Satana. Questo è quanto di più spaventoso si possa pensare. Non c'è alcun senso di accoglienza pastorale. E io avevo vicino a me Benedetto XVI sabato, mentre preparavo i biglietti e vedevo questa sfilata, perché ho pensato che lui non ha avuto dubbi, come dire, non ha tergiversato. Il peccato contro natura resta peccato contro natura, dove viene approvato è l'anticristo. Sono parole di Benedetto XVI, però l'accoglienza, l'apertura e la disponibilità. E invece questo è uno sdoganamento, tutti tatuati, quanti giovani nudi, con le terga scoperte, le tette quasi scoperte. Io ho dovuto prendere il rosario, poi non vi dico, ero addolorato, ho sentito che il Signore mi ha fatto pensare che ero lì non per caso, ecco, come per dire: prendi consapevolezza della tua missione, Leone di Maria, se volete chiamarmi così. Prendi consapevolezza, non ti scandalizzare, non ti sconvolgere per come ti odiano, per come ti attaccano, per come vivi di quello che non sapete, dal giorno alla notte, dalla notte al giorno, per andare avanti. Non ti sconvolgere, guarda, forse sei proprio tu che talvolta dubiti che possa essere l'ultima ora, che possa esserci già l'anticristo. Guarda, non prendi coscienza, conferma in cuor tuo
e vai avanti sapendo quello che devi fare, quello che io ti chiedo di fare. Allora il cuor mio poi ho detto, ma così non va bene, è venuto giù un acquazzone, ma proprio una tempesta tropicale per cui la sfilata si è interrotta nel peggiore dei modi e tutti sono corsi da una parte all'altra, tornando chi a casa, chi nei centri commerciali. E io poi ho detto, posso permettere, è stato come un regalo del cielo alla Madonnina mia. Perché voi avete la vostra Madonnina? Beh, io non lo so se io ho la mia Madonnina, non è uguale alla vostra, la mia è migliore. La mia Madonnina, o mia bella Madonnina, no, che ha fatto questo regalo perché ho visto, ero proprio. Poi per concludere, siccome c'è tanta povertà in Brasile, un signore, un barbone, si è avvicinato per chiedermi soldi. Io non avevo, in quel momento avevo un sigaro in mano, gliel'ho dato e per ringraziarlo, ma pure sputato. E ho pensato all'oltraggio che questi gay pride, queste carnevalate compiono nei confronti del Cristo Signore. È un tornare a sputare in faccia al Signore. Per questo io, chi mi era accanto mi sa, una delle sorelle era accanto a me è rimasta sgomenta, sbigottita, perché io non ho reagito. Chi mi conosce sa che non è che picchio, però voglio sapere perché lo fai. Sono stato zitto. Perché io penso che questo il Signore me l'abbia anche permesso per capire che Lui subisce oltre questa umanità perversa e non c'è differenza. Sabato San Paolo in Brasile sembrava niente di diverso da altre importanti città del pianeta. Poi scopri che però ci sono nazioni, molte di matrice islamica, non mi riferisco alle detenzioni perché non siamo per nulla d'accordo delle diversità e promiscuità sessuali, non stiamo parlando di quello, ma che impediscono queste manifestazioni. E penso alla Santa Russia, dove si dice chiaramente un niet. Putin non smette di dire assolutamente queste balordaggini occidentali, l'arcobaleno qui non arriverà mai. Quindi ci sono posti del pianeta dove non accade, ma l'Occidente fradicia. E il modello occidentale è in Ispano America, sei d'accordo, padre? Il modello, qui prevale il modello occidentale, europeo, cioè c'è una standardizzazione, no? Penso che anche chi mi accompagna lo sa, una standardizzazione del modello, del cosiddetto modello occidentale, capitalista, monocratico, cioè deve comandare solo il modello occidentale, con tutto quello che questo porta di fradicio, la negazione di Dio, dei valori morali, l'indifferentismo religioso e soprattutto il relativismo etico-morale che porta alla depravazione totale, perché quando non c'è più freno, vedere maschi tenersi per mano e baciarsi per strada, io non sto condannando quello che loro fanno per loro, sto parlando da prete, ministro di Dio, però devo anche dirmi perché farlo così pubblicamente? E mi sembra che sia stata proprio una volontà di costruire la società di Satana. Aveva ragione Papa Benedetto, che ho sentito vicino sabato, perché guardate, ero poi con lo sputo in faccia, vi lascio immaginare come me ne sono tornato in albergo per fare l'incontro. Io in genere anche quando sono fuori prendo una pausa dopo il pasto diurno, ma serve più che altro per via della digestione, no? Insomma, e anche resettare la mente. Per le sorelle che mi hanno accompagnato poi hanno visto che io non sono andato a riposare, anzi ho fatto una cosa insolita, sono andato al bar a prendere una fetta di torta al cioccolato con un Campari o con un Aperol, perché ero veramente, veramente, veramente sconvolto. Veramente sconvolto da questi volti, da questi tatuaggi, da questo tenersi per mano, da questa nudità, da questa oscenità, perché poi c'erano bambini che guardavano. Ecco, ho capito da dove viene il gay pride e come ci sia un legame col carnevale di Rio. Va bene, questo era per raccontarvi. E finalmente però, andiamo al diario di bordo per concluderlo, ecco, sabato, ieri l'altro, solo sabato mattina, io ho sempre raccomandato ai confratelli italiani e non di pazientare col sottoscritto per via del fatto che io non ho un'agenzia di viaggi e non sono un traveler, blogger e traveler, cioè io sono un prete che peraltro sta contro il sistema, quindi devo scegliere di volta in volta. Tra venerdì notte e sabato mattina ho potuto maturare, grazie al sostegno di un paio di anime nobili, la possibilità di proseguire la missione, però non con tutto il team, ma solo con una parte. E così ho staccato il biglietto aereo, ecco, ci sono anche le foto, e l'evangelizzazione continua dappertutto, vi dirò adesso. Il biglietto aereo da Sao Paulo, in Brasile, a Bogotà, dove ora mi trovo, in Colombia. Mi vedete già vestito invernale, perché, come vi ho detto, a Bogotà la temperatura è per me proibitiva. Invernale, proprio invernale, perché? Perché ci sono
la temperatura scende fino a 5 gradi, insomma, la notte. Abbiamo preso il volo aereo con la compagnia aerea colombiana, che è quella che ci ha permesso di risparmiare un po'. Ecco, questa è la mia foto. Abbiamo fatto 6 ore di volo aereo, per questo è saltata la rubrica Il padre risponde. E è stato molto bello l'incontro con una signora, pensate un po', che aveva la corona del rosario in mano. Qui è abbastanza raro. Guardate, qui c'è da ricostruire tutto. Io direi così. Non so, mi assumo la responsabilità. L'America Latina va così, precolombiana, no? Quindi prima dell'annuncio cristiano, poi sono arrivati i missionari, hanno annunciato il Vangelo, poi è arrivata la teologia della liberazione, che ha praticamente finito di demolire il Vangelo. E si vede. Queste sono immagini prese dal finestrino dell'aereo mentre passavamo sulla Amazzonia, ecco, perché per andare in Colombia dal Brasile si attraversa praticamente in maniera più o meno diagonale l'Amazzonia. E questa è invece una prima immagine della città di Bogotà, la capitale della Colombia, a cui appartiene il nostro caro seminarista Daniel, che con gioia ho rivisto. Ecco, a proposito dell'Apostolo Paolo, mi è sembrato San Paolo che rivede Tito o Timoteo. Sì, è stato così. È stato molto bello per tutti e due, perché quando io sono arrivato all'aeroporto, queste sono cose che a me mi danno tanto, per chi mi conosce bene, dovevamo andare al ritiro bagagli e già come dire, dalla vetrata di chi sta fuori tra i parenti e amici ad aspettare, c'era lui, Daniel, che mi faceva segnale come per la gioia di dire: padre, finalmente ci rivediamo. E così, ecco, Daniel ci ha accolto con altri 2 nostri seminaristi che sono qui con me e che staranno con me fino alla fine di questa seconda parte della mia missione. Vi stavo dicendo di una signora che teneva la corona del rosario tra le mani, e questa signora è paraguayana, del Paraguay, non è del piccolo resto. Per questo a me mi ha colpito molto, perché qui è sempre più raro, direi impossibile, vedere una persona col rosario in mano. Per questo vi dico, la mia missione è improba, Dio mi assisterà, io andrei dappertutto, voi mi conoscete, sapete che dico il vero. Io andrei dappertutto, perché abbiamo distribuito le medaglie miracolose, le corone del rosario, perché, come ho detto sabato e come ho ribadito in questi giorni ai seminaristi e a tutto il piccolo resto, noi dobbiamo lavorare unicamente perché sia amata e conosciuta Maria. Perché quando la Madonna sarà nuovamente venerata e conosciuta, allora Gesù regnerà nella società. Lo dice Monforte: Gesù Cristo è venuto una prima volta attraverso Maria, per questo tornerà a regnare una seconda volta attraverso sempre Maria. Quindi noi, il nostro compito è quello. Quando ho visto questa signora elegante, distinta, che aspettava l'aereo con noi, pregare il rosario, sapete, come una calamita, perché è stata la prima volta che ho visto una persona in questo mese in giro per l'America. Vabbè, non è che l'Italia poi si è messa poi così tanto diversamente, forse ci casca che la tengono quelli del piccolo resto, il rosario. E allora mi sono avvicinato a questa signora e ho chiesto in uno spagnolo, che ve lo lascio immaginare il mio spagnolo, che ero contento di vederla pregare il rosario, e mi ha raccontato la sua storia. Mi ha detto: eccolo qui, guardate, qui siamo all'aeroporto, al check-in, era il check-in, cioè da Sao Paulo per Bogotà, per queste 6 ore di volo aereo con la Bianca, la compagnia di bandiera colombiana. E questa signora, vedete che bel sorriso che aveva, è rimasta colpita, perché io l'ho avvicinata e le ho chiesto, le ho detto che mi faceva piacere vederla con questa sua corona del rosario. Guardate che sguardo che ha questa donna. Questa donna mi ha raccontato la sua storia, che è abbastanza etica, ecco, la missione. E Paolo così faceva, San Paolo così costruiva il regno di Dio. Mi ha raccontato che è andata così durante il 2022, proprio l'anno in cui io ero peraltro in Paraguay. Incredibile. Lei è di Asunción, la capitale. Lei è una docente universitaria di scienze sociali, e si vede lo stile, diciamo, distinto, no? Questa signora, non mi ricordo il suo nome, Fabiana può essere, questa signora è una docente di scienze sociali ad Asunción. Era lì perché insegna Portogallo, e quindi via Portogallo, si parla in portoghese, in Brasile, e quindi periodicamente, e recita il rosario, recita continuamente il rosario. Allora io l'ho ringraziata, ha detto: anche io sono un prete Maria. Guardate, questa è una bella immagine, secondo me, di Dominutella, acchiappato da questa testimonianza. Sono quasi incredulo e gioioso, perché non mi sembrava vero, prima di lasciare il Sud America, di sentire questa. Me l'ha regalato la Madonna, ne sono sicuro, ne sono più che sicuro. In pratica questa donna, vedete un primo piano di lei, che poi ha voluto fare la foto con me, ha raccontato che lei
si è ammalata gravemente, è stata ricoverata in terapia intensiva con il tubo, intubata, per cui in cuor suo lei che non pregava ha chiesto che voleva morire, ha detto alla sorella, se ho capito bene perché parlava in spagnolo, comunque più o meno era questo il significato, che non ho capito se ha chiesto di morire alla sorella o ha chiesto a Dio. E mentre era arrivata all'estrema situazione di dolore, ha raccontato di aver avuto una visione. Ha visto la Santa Vergine. Ha visto la Santa Vergine con le mani giunte e la corona del rosario tra le mani e il capo chino. E quella visione lì le ha cambiato la vita, perché da quel momento lei ha capito che Dio le chiedeva di continuare a vivere e infatti inaspettatamente è stata miracolata perché è guarita e allora lei ha promesso che avrebbe continuato, è sposata con famiglia, insegna appunto a livello è docente, però il suo impegno è di pregare, non so, mi ha detto, non so quanti rosari prega al giorno. Tanti rosari, potete immaginare quale immensa gioia io ho provato. Non so se si vedono immagini anche del nostro arrivo a Bogotà ieri sera, ieri voglio dire ieri mattina, ieri sera perché era in Italia, un volo. I voli a medio raggio sono sempre un po' impegnativi, però li si fa volentieri, per amor di Dio, una carretta, dai, vabbè, ma lasciamo perdere questo. Comunque siamo arrivati, per grazia di Dio siamo arrivati, vi assicuro un atterraggio, va bene, un vuoto d'aria che qualcuno. Comunque, ecco, siamo arrivati qui e adesso siamo qui. Siamo in Colombia. Siamo in Colombia che non è la prima volta che io visito perché ero già venuto nel luglio del 2021. Pensate che io mi trovo nello stesso albergo dove sono stato 4 anni fa. Ieri ho avuto un momento in cui mi sono chiesto chissà quanti fedeli sono rimasti di allora, pochi, perché anche qui la campagna diffamatoria contro il sottoscritto è forse più violenta che non in Sud America. E, però ecco c'è Daniel e non possiamo diciamo impedire a Dio di sorprenderci come è successo con quella donna lì di cui vi raccontavo e come è successo negli incontri di preghiera a Montevideo e a San Paolo sabato scorso. Però anche l'incontro del Cile con Gorgia e quello anche a Buenos Aires, ripetuto un paio di volte, con una coppia di fedeli che ci segue, marito e moglie, che io ho chiamato, ecco, a proposito della matrice Paolina di questa missione, ho chiamato Aquila e Priscilla, chi non sa chi chi siano, vada a leggersi gli Atti degli Apostoli. Siamo qui, ecco, concludo la questione sull'agenda, sul diario di bordo, sull'agenda missionaria, con gli annunci adesso più importanti. Adesso io starò qui in Colombia fino a fine febbraio più o meno. Ecco, scusate, questo è, per tornare un attimo indietro, l'arrivo in Colombia. Ecco, il mio impareggiabile cappello bianco un giorno diventerà una reliquia, non la metterò in asta, se andiamo in crisi, appena rientro in Italia a marzo, in giro per l'Italia, perché concluderò le celebrazioni più importanti di Quaresima e Pasqua in giro per l'Italia, lo metto all'asta, va bene, quello è il mio cappello bianco, questo è il momento in cui siamo arrivati all'aeroporto Eldorado si chiama, non mi ricordo, di Colombia, dove il tempo qui a Bogotà è freddo, è spesso nuvoloso quasi sempre, c'è un sole piuttosto pallido, perché la Colombia è la nazione delle 4 stagioni, come sapete, delle 4 stagioni e quindi evidentemente questo fa capire che c'è il tropico che passa da qui, siamo vicini all'equatore, per cui ecco, guardate questa foto di stamane, mi ha colpito molto mentre facevo il mio giro mattutino in un palazzo residenziale, perché siamo nella zona più elegante della città e non conviene andare a dormire, mi è stato proprio particolarmente raccomandato anche da un agente di polizia dell'aeroporto, cioè di evitare i posti periferici perché sono pericolosi, sono molto pericolosi. E in una casa abbiamo visto questa Madonnina con le rose gialle, che bello. Vedete che le tracce mariane, dove io sono come l'orso Yogi, vi ricordate che fiutava l'odore del cibo? Ecco, io sono come l'orso Yogi, lo Yogi di Maria. Lo yogi di Maria che fiuta le tracce mariane in giro per il mondo. Tra l'altro non stupitevi che quindi Bogotà c'è freddo perché a 2600 metri sul livello del mare, capito? Siamo sulle Alpi qui, come sulle Alpi. E poi invece a Medellin c'è l'eterna primavera, a Cali, Barranquilla e altre zone della Colombia è sempre estate, cioè il clima che trovi è sempre quello dove vai in Colombia, non cambia come da noi, è diverso,
ma è sempre lo stesso, per cui a Bogotà è sempre inverno, a Medellin è sempre primavera, a Cali e nella costa pacifica e atlantica della Colombia è sempre estate, con frequenti acquazzoni come in tutto l'Ispano America. Sono qui e mi intratterrò qui, come vi ho detto, fino a fine febbraio con una più ristretta presenza del mio team missionario. Una speranza che vi ricordiate di aiutarmi e abbiate pazienza di farlo fino alla fine di questa missione, perché ho da appunto darvi oggi, lunedì, io l'ho ottenuto dal cielo questo sabato, primo sabato di mese, 7 febbraio, però l'annuncio non potevo darlo oggi perché poi non ci sono state più dirette, questa è la prima dopo queste comunicazioni, diciamo, soprannaturali. Allora, ribadisco e confermo che il raduno sacerdotale mariano internazionale, che fino a sabato sembrava andare in fumo, che io avevo deciso di non far più per ragioni che non ho il tempo di raccontarvi, si farà. Si farà ostinatamente e tenacemente ad ogni costo perché la Madonna lo vuole, da lunedì 23 febbraio a venerdì 27 febbraio, raduno internazionale mariano e sacerdoti, però questa volta sono in grado finalmente, i sacerdoti ovviamente ispanoamericani e italiani sanno già il luogo, di comunicare dove lo facciamo. Lo facciamo a Medellin, in Colombia, eccolo lì, in spagnolo, Encuentro Internacional de Sacerdotes, Medellin, Colombia. Ecco, lo facciamo qui e poi c'è anche in lingua portoghese e lo stiamo mandando in onda nelle varie lingue. Non si sa mai che ci siano sacerdoti che veramente il Signore ce li mandi, perché come facciamo in questi pochi? Perché avete visto che il piccolo resto c'è, è minoritario, ma è minoritario, io passo di palo in frasca ma voi mi capite, è minoritario perché? Perché io a San Paolo, stavo scordando di dirlo, dopo quella mattinata orribile mi è sembrato di andare in inferno. Però un mio seminarista mi ha dato anche lui una risposta, lo saluto, lui è uno di quelli che è rientrato, Luca, perché mentre ero irretito e quasi paralizzato da quello che vedevo, lui ha fatto un gesto nobile, aveva la corona del rosario, l'ha portato a un gay che pomiciava, si dice così, con il suo compagno, si tenevano per mano, lui è andato a uno dei due, ha regalato il rosario e lui non lo ha respinto il rosario, lo ha preso, come quando all'inizio della missione in Brasile, vi ricordate, vi ho raccontato, c'è la foto di quel detenuto, forse, anzi sicuramente ergastolano, perché accompagnato coi mitri spianati e dentro una camionetta, che io ebbi il tempo di avvicinare, di benedire e di dargli la corona del Santo Rosario. Sono questa è la missione. La missione non è quella programmata e organizzata chissà come, convenzionalmente, la missione è questa. Ecco. E vi stavo dicendo che però sabato, poi quando sono rientrato per l'incontro di preghiera, sono rimasto colpito da Marileni, che venne fatto 16 ore di pollo, ma anche gli altri. C'era una coppia che va, diciamo, però coppia che va sistemata, che però venivano dal Minas Gerais, come si chiama questa regione qui, hanno fatto anche loro tanta strada, capito? E ho pensato, la prima volta che abbiamo fatto l'incontro a gennaio qui erano neanche la metà. Ora hanno visto i nostri sacrifici in giro, hanno seguito, c'è l'idioma spagnolo, portoghese, a questo a loro risulta ora più familiare, si sentono più coinvolti, non so se sto riuscendo a spiegarlo, adesso loro non sentono più che un'appartenenza al piccolo resto guidato da Dominutella ti fa sentire sola al di là dell'oceano, perché il fatto che io sia qui da un mese, ecco, questo stavo scordando di dirlo, ma per me è molto importante. Il fatto che io sia qui da un mese, abbiano visto attraverso Radio Domina i fedeli del piccolo resto argentino, uruguagio o uruguaiano, brasiliano e cileno, stiano vedendo i sacrifici, le fatiche, sentano parlare in spagnolo, la presenza fisica li incoraggia. Tanto che io sabato ho detto, a margine della celebrazione, e Dominutella è venuto qui con Fra Celestino, siamo stati qui un mese, adesso ce ne dovremmo andare. Ma se noi fossimo rimasti dopo un mese, fra 2 mesi, allora al primo incontro erano 5, 7, al secondo incontro erano 20, 10, questo ultimo, ecco, il mese prossimo sarebbero stati 20. Il problema è che si blocca la continuità, perché? Perché i sacerdoti non ci sono, capito? Ecco, noi preghiamo per questo senza perderci. Quindi l'incontro sacerdotale mariano internazionale sarà realizzato dal pranzo, e quindi ore 12:30 locali di Medellin del lunedì 23 febbraio e si concluderà al pranzo sempre delle 12:30 ora locali di Medellin di venerdì
27 febbraio, non sabato, per consentire a chi deve rientrare per la domenica di avere il tempo di farlo. La gioia che ho da manifestarvi è che i sacerdoti italiani sembra si stiano proprio organizzando per venire, quindi rivolgo un appello a Vicente di farlo presente ai sacerdoti ispano-americani, di dire che i 4 sacerdoti più il diacono Don Fedele sembra siano disponibili. Ecco. Siamo in diretta di nuovo, meno male, volevate che non andasse via il campo dopo che abbiamo dato l'annuncio. Quindi ripeto, oggi ufficialmente 9 febbraio, ecco, annuncio che sì, il raduno sacerdotale mariano internazionale si terrà e si terrà a Medellin, in Colombia, dal lunedì 23 febbraio alle ore 12:30 il pranzo di accoglienza, poi staremo insieme quei giorni lì per pianificare molte cose fino a venerdì 23 febbraio, col pranzo si conclude 28 febbraio, scusate 27 febbraio, da lunedì 23 a venerdì 27 si conclude il raduno. È raduno sacerdotale Mariano, però se qualche vescovo vuole venire in pensione, che parla lo spagnolo, che ha sentito parlare di noi, perché in Colombia io ho diffuso il libro Petro on the Stas, che è stato letto anche da un paio di vescovi e di molti sacerdoti, siamo qui, non possiamo escludere che venga una buona volta una sorpresa che non immaginiamo. E per quello che riguarda vitto e alloggio, per il vitto pensiamo noi, per l'alloggio e per gli spostamenti aerei è ovvio che bisogna organizzarsi personalmente perché noi non siamo un'agenzia delle entrate e delle uscite. A questo riguardo vorrei ringraziare i fedeli del piccolo resto italiano che stanno sostenendo con grande eroismo, Dio non tarderà a premiarli, la nostra presenza che prosegue. Questo era il primo annuncio che volevo dare, ma non ho terminato, perché il 27 febbraio si conclude il raduno sacerdotale mariano internazionale a Medellin e siccome io devo prendere il volo diretto per l'Italia per ragioni di tipo economico, non sto qui a spiegarvi le ragioni specifiche, allora faccio l'utile e il dilettevole. Ecco, volevo dare l'annuncio ai fedeli del piccolo resto, un annuncio solenne per me, che siccome ho visitato 4 volte già i fedeli del piccolo resto ispano-americano, però non sono mai stato dai fedeli del piccolo resto americano e canadese, che invece sono molto ben organizzati e motivati, non mi sembrava bello rientrare senza prima averli incontrati. Quindi annuncio, a Dio piacendo, che dal diciamo 3-4 marzo sarò negli Stati Uniti. Ovviamente è probabile che sia la Florida, dico ovviamente per via degli spostamenti tecnici miei, col mio team, in Florida, probabilmente a Miami, però ho notato, perché io studio anche queste cose qui, pensate un po' che Miami è zona turistica e quindi è molto cara. Allora è possibile che ripieghi o su Orlando o un po' più verso il Texas, quindi dalle parti di Houston. Se poi mi arriva un ulteriore sostegno, io mi posso intrattenere ancora un altro poco. Il biglietto di rientro, anziché farlo, poniamo l'8 marzo, la domenica 8 marzo ci sarà la celebrazione o a Houston o a Orlando o a Miami, Miami è probabile di no, o a Jacksonville, Jacksonville è un'altra città a margine della Florida. E però se io ricevo un aiuto anche significativo, io potrei decidere di intrattenermi ancora un altro poco, questa volta con i fedeli del piccolo resto americano, visitandoli lì dove loro sono. Ecco, è andata via di nuovo la linea. No, siamo di nuovo in diretta. Ecco, questi erano i 2 annunci importanti. Bene, adesso vorrei spendere rapidissimamente un paio di sillabe sugli altri 2 punti. Il secondo punto è in memoria di Zichichi. Ieri è venuto a mancare il luminare, lo scienziato Antonio Zichichi,
un uomo di lungo corso che per esempio si è inventato, con lo stupore del governo italiano, dell'allora governo italiano, che era il governo, mi pare Andreotti, non mi ricordo chi ci fosse, il centro di ricerca sottoterra, lì in Abruzzo. L'ha inventato lui, l'ha inventato Zichichi. Zichichi ha il merito di avere anche sviluppato diverse, e adesso naturalmente questa non può essere, purtroppo non può essere una trasmissione dedicata a lui come avrei voluto, perché invece erano tante le cose da dirci, è da venerdì che non ci sentiamo e io sono in giro per il mondo, per l'universo mondo, quindi avevo la premura di dirvi tutte le cose iniziali, però ecco, non posso trattare i meriti di Zichichi, tra i quali il centro Ettore Majorana a Erice, che nella piuttosto disinvolta distanza dell'establishment italiano ha radunato ogni anno per il meeting scienziati di grido di tutto il pianeta, in termini di rispetto, no? E di stima nei confronti di questo straordinario siciliano. La Sicilia è fatta così, ogni tanto produce dei luminari che il mondo si inchina, è fatta così la Sicilia, sotto tutti i campi. Per esempio quello, poniamo quello, come dire, politico, statale, pensate solo Falcone e Borsellino, quello che hanno fatto, che meriti che hanno, mi fermo qui. E Antonio Zichichi è venuto a mancare, però io oggi volevo esprimere non solo la gratitudine a Dio come siciliano e come però anche responsabile di tutto il piccolo resto per avere consentito di avere questa personalità così esimia, che io ho sempre seguito interesse. Lui ha scritto dei libri nei quali non ha avuto vergogna di dirsi cristiano. Chiaro, qui tengo a precisare una cosa, il suo è un cristianesimo che, a mio avviso, questo lo preciso perché voglio essere sempre molto schietto nel parlare, la parresia, forse tendenzialmente era portato verso un cristianesimo elitario, ma per ovvie ragioni, uno scienziato. Noi possiamo chiamarlo il cristianesimo del logos, però del cattolicesimo di rosari e devozioni mariane, per esempio eucaristiche, non è che a quanto pare ne sapesse moltissimo, poi solo Dio sa. Lui era per un cristianesimo quello elevato. Ecco, perché io credo in colui che ha fatto il mondo fra fede e scienza, questo è Zichichi. Però l'establishment mondiale, quello scientifico, siccome è fatto da massoni e satanisti, siccome è fatto da massoni e satanisti, quando Zichichi non si è omologato alle direzioni unilateraliste, massonico-progressiste, no? E globaliste, che ora vi dirò, ecco che è stato praticamente messo alla porta dal mainstream scientifico. Perché oggi funziona così, i deficienti diventano famosi, perché si vendono l'anima a Satana come il dottor Faust di Goethe, e diventano famosi senza avere un minimo di carisma. Parlo anche della Chiesa di Roma. Pensate a Fernandez, prefetto della fede. Ma dico, ma vi pare che lo sia prefetto della fede quando abbiamo avuto e abbiamo figure di grande spessore? Vanno avanti questi. Perché basta che tu ti omologhi all'agenda 2030, al progetto, no? Globalista, e fai carriera. Quelli che non si omologano sono straordinari, sono siciliani, come Zichichi, non c'è niente da fare, messi all'angolo. Perché Zichichi non si è omologato, ha due diktat della scienza che conta, quella dell'editoria che pubblica libri, quella alla Piero Angela, ve lo ricordate Piero Angela che non ha voluto funerali cristiani perché la sua anima diventava pulviscoli di cellule che si diffondevano nel pianeta, quello alla quell'altro scienziato, non mi ricordo, comunque, che vanno in TV, Super Quark, dove è vietato parlare di Dio. Però ecco, di nuovo in diretta, e dove io non vedo, perché la puntata di oggi la devo finire, caspita, e che il Signore ci assista, perché tutti gli argomenti che stiamo trattando oggi, dall'inizio alla fine, sono di elevato spessore,
non stiamo scadendo in nulla oggi. Allora, stavo dicendo che è vietato parlare di Dio, è stato vietato per anni. Piero Angela lo conosciamo tutti. Piero Angela ha mai affrontato il tema Dio? Io può darsi che non mi ricordi, capito? Super Quark è stata sempre la vetrina dello scientismo ateo e positivista, che non vuole trattare il tema di Dio. Ora invece Antonio Zichichi era uno scienziato serio, stimato a livello planetario, a livello mondiale, con il centro Ettore Majorana, che non si vergognava di dire che Dio esiste. Che Dio esiste. C'è un bellissimo, interessantissimo e anche vibrante, permettetemi di accennarlo brevemente, dialogo a distanza negli anni passati tra lui, Antonio Zichichi, e Umberto Veronesi. Vi ricorderete tutti l'oncologo primario di Milano Umberto Veronesi, corteggiato dai salotti televisivi, perché? Perché è ateo, no? E positivista. E che diceva, scrive in questo testo, Umberto Veronesi, che Dio non esiste se esiste il cancro, il tumore. Guardate che la risposta di Antonio Zichichi da scienziato la dà, non da teologo, è semplicemente straordinaria. Perché lui dice proprio il fatto che il cancro ti porti lo dico a parole mie naturalmente, però sono siciliano pure io, quindi Zichichi è contento. Proprio il fatto, diceva Zichichi in termini più eleganti, che il cancro ti porti a dubitare della presenza di Dio, vuol dire che per te deve esserci un cosmos, un creato che risponda a un progetto armonico. E questo progetto armonico è esattamente testimonianza che esiste un creatore. Perché altrimenti il cancro non apparirebbe come un corpo estraneo all'uomo. Interessante. E sempre più lentamente, soprattutto perché invecchiava, a Zichichi l'ha messo alla porta. Quando poi, questo era il primo coso, che ha parlato che Dio esiste, l'ha detto in termini scientifici. E quindi non ha meritato più accoglienza dal mainstream scientista, massonico, globalista. Quando poi, da anni ormai, almeno un ventennio, Antonio Zichichi è arrivato ad affermare che il riscaldamento globale è una bufala, c'è pure uscito il documento di Bergoglio Laudato Si che Prevost non ha smesso di citare, ha pure benedetto e inaugurato, Prevost ha pure benedetto e inaugurato il cortile, mi pare si chiami così, Laudato Si lì a Castel Gandolfo, con la presenza del cardinale Zerni, polacco, uno dei pupilli di Bergoglio, perché io sono i partigiani di Satana, che Prevost, perché lo sappiate, sta mandando nunzio del Papa per ricordo in Perù per una giornata speciale. Allora Zichichi ha detto Bergoglio la falsa chiesa approva questa idea del riscaldamento globale. Zichichi ha detto che lo riscaldamento globale non è scientificamente dimostrato. Lui ha detto addirittura, e questo non gliel'hanno perdonata, c'è un riscaldamento planetario, perché sapete che poi ci sono invece anche quelli un po' più radicalisti che dicono no, non c'è neanche quello. Invece Zichichi diceva sì, invece il riscaldamento globale c'è, è in atto, è lento ma c'è ed è irreversibile, non si torna indietro. Ecco, vedete quanto io stia dando un'ampia pagina anche a Zichichi perché lo meritava. E forse mi devo ascrivere la colpa di non averlo in questi anni in effetti sponsorizzato, comunque post morte. E stavo dicendo che lui dice no, il riscaldamento globale c'è, non è vero che non esiste, ma non è prodotto dall'inquinamento umano. Perché diceva lui, con termini scientifici, mai tutto il possibile inquinamento umano può arrivare a riscaldare il pianeta. Invece ha portato con prove scientifiche alla mano che il riscaldamento globale è opera del sistema solare. Capito? Allora, per via di queste due cose, voi sapete quanti interessi anche economici sono legati allo scientismo ateo e alla tesi ascientifica del riscaldamento globale prodotto dall'inquinamento umano. Per cui stanno togliendo le emissioni di CO2, quelle cose lì, stanno togliendo le macchine, diventano tutte elettriche, ma comunque non entriamo nel merito. Ecco, volevo rendere questo omaggio a Zichichi, il quale mi sono immaginato che si sarà presentato al cospetto del Padre Eterno e avrà detto allora avevo ragione, esiste veramente, mentre troviamo Prevost che benedice il ghiaccio della Groenlandia. Quindi uno Zichichi a un certo punto solitario, perché siccome è rimasto vigile
e fino alla morte, pur con la, diciamo, il ritardo della comprensione tipica dei novantenni, non di tutti però, per esempio mio padre, vabbè, ma questa è una cosa, Zichichi è stato isolato perché lui peraltro rimaneva male della Laudato Si di Bergoglio e avrà visto anche Prevoste che benedice il ghiaccio della Groenlandia, un vero e proprio rito esoterico. Ecco, onore alla memoria di Antonio Zichichi che ha saputo avere il coraggio, forse uno degli ultimi, perché ora sono tutti convinti che per essere scienziati non si deve parlare di Dio, non si deve parlare di fede, è tutto frutto del caso, è tutto opera molecolare, siamo un insieme di molecole, di cellule, ecco lo sviluppo dei riti funebri New Age, quindi non più in chiesa, oppure non più in luoghi di preghiera, ma o nelle camere ardenti civili, senza neanche un segno di croce. Ricordate Umberto Veronesi, ricordate Piero Angela, ricordate Giorgio Napolitano, un quarto che mi viene in mente, chi è, in questo momento mi sfugge, un quarto ancora, che hanno detto niente funerali religiosi, niente crocifissi, ma funerali laici. Perché? Perché si muore e si diventa, che ne so, polvere molecolare, capito? C'è anche un dialogo a distanza, però fatto in maniera un po' così spiritosa, ma significativa, tra Antonio Zichichi e la Margherita Hack. Ricordate? Anche lei diceva che con la morte è tutto, perché la visione atea poi ti produce. Non so come facciano a campare quelli che non credono in Dio. Me lo chiedo, soprattutto quando diventano vecchi o si ammalano. E si introduce non la disperazione, perché questa non è gente che si dispera, il cinismo diabolico, una freddezza come le sorelle Kessler che si sono lasciate, non ce lo scordiamo, si sono lasciate morire, si sono iniettate loro stesse il suicidio assistito, insomma. Ecco. E quando tu non hai Dio finisci così. Finisci così. E probabilmente Antonio Zichichi chiude una stagione, presumo. Questo è quello che penso. Onore a Zichichi. L'ultimo punto, lo vedete, sviluppi sugli efeberiani. Dunque, miei cari, tra venerdì, quando avevo fatto l'ultima puntata, e oggi, sono occorse ulteriori cose da dire. Io mi sono aggiornato. Sull'aereo no, purtroppo. Perché? Perché non c'era possibilità neanche, per quel che mi riguarda, di collegarsi con. Vabbè, lasciamo perdere. Ho dovuto recuperare dopo. Dunque, ci sono degli aggiornamenti. Secondo me il più importante dei quali è quello che sto per dire. Mosio Fellè ha reso noto in una dichiarazione, io l'ho ricavata da Facebook, la vado a prendere perché non voglio essere impreciso, ho avuto il tempo di fare Sign of the Cross si chiama, in cui vediamo se riesco a prenderlo, Sign of the Cross. Comunque intanto ve lo dico a parole mie. Monsieur Fellè, bisogna mettere conto di dire furbescamente chi è Monsieur Fellè, così nel frattempo prendo il testo. Monsieur Fellè è uno dei 4 vescovi consacrati da Monsieur Le. E lui, Monsieur Le Fellè, è l'unico vivo dei 4 insieme a un altro. Ecco, nei giorni scorsi ha fatto una dichiarazione importantissima che passo a dichiararvi. Ha detto, in parole povere, quanto segue, eccolo qui. Il rifiuto del Vaticano dei titoli di Maria, corredentrice e mediatrice di tutte le grazie, è un insulto a Dio. Loro continuino a venerare gli alberi, noi continueremo a venerare la Santa Vergine Maria. Ora, fiori cari, devo dirvi che questo da una parte mi rincuora, dall'altra mi addolora, perché, come ho detto più volte, noi siamo stati presi di mira per avere anticipato da anni questa novità. La domanda che io pongo, e ho concluso la diretta oggi, è: ma il 2 luglio, anno corrente, quando il giorno prima ci saranno questi nuovi vescovi, la messa in unione con chi la celebreranno? Guardate che fine che stanno facendo i lefebvriani, noi siamo più seri di loro a questo punto. Per 13 anni hanno celebrato in unione con Papa Francesco, così dicono, perché se poi non è vero è ancora peggio. Se l'hanno fatto per
pararsi, e poi invece, siccome la messa è submissa voce, non lo citano, ancora peggio. Per questi per 12-13 anni hanno celebrato unione con Papa Francesco e Papa Leone. Ora d'improvviso si scismano perché dicono che questa Chiesa non va bene. Attenzione, dov'era Fellè quando è accaduto il discorso del... a meno che non sia un piano, diciamo, studiato nei dettagli, ma non c'è stata una dichiarazione ufficiale così sorprendente come questa. Dov'era quando c'è stato Abu Dhabi? Sì, facevano dichiarazioni, ma perché non hanno preso questa iniziativa allora piuttosto che prenderla ora? Non vorrei che fosse un pretesto di autogarantismo, non so se mi sono spiegato. Se in tempi non sospetti come Don Minutella e il sacerdote sodalizio fai questo, la gente seria può dire: ah, caspita, questi combattono per un principio vero e ci perdono. Ma se questo lo fai, non lo fai in tempi in cui sei garantito, chissà la Santa Sede che cosa gli avrà fatto credere in questi anni, sotto soprattutto Bergoglio. Aspettavano di vedere come finiva, hanno visto che con Prevost, anche se non appare subito, però va peggio, vogliono adesso garantire se stessi. Allora l'Alberi dell'Amazzonia, la corredentrice no, ma scusa, allora fate i furbi, non so se adesso mi sono spiegato, dovevate farlo prima. Io ho pubblicato la Corredentionis Mysterium, una piccola enciclica nella quale, in barba a tutti i rischi e alle condanne e alle sanzioni, grido in faccia a questi nemici maledetti che sono eretici e apostati. L'ho fatto a Milano l'8 dicembre 2025, annunciando che il piccolo resto celebrerà la festa della corredentrice il 30 maggio. Agli stupidi del piccolo resto, perché c'è gente stupida, c'è una persona che, non dico che è stupida questa persona, ma dico che c'è una persona che se n'è andata, me l'ha fatto sapere dal piccolo resto, vuoi sapere perché? Ah no, Don Minutella non va bene, perché la festa della corredentrice doveva essere messa il 31, sentite un po', il 31 maggio, perché la Madonna ad Amsterdam, ed è vero, ha chiesto che venisse posta il 31 maggio. Invece lui questa festa, ha detto ai sacerdoti del sodalizio e a tutto il piccolo resto, la mette il 30 maggio. Dunque non è uno mandato da Dio, perché non fa quello che la Madonna chiede. Ma io credo di avere spiegato che nel frattempo Pio XII aveva posto come 31 maggio la festa di Maria Regina. Ecco, siamo di nuovo in diretta. Probabilmente Pio XII ha conosciuto la storia e i messaggi della Signora di tutti i popoli e quindi ha istituito questa festa piuttosto recente, mi pare nel 1954, se non prendo errore, piuttosto recente, quindi addirittura più vicino a noi del dogma dell'Assunta, con un'enciclica. Un'enciclica Ad Deceli Regina, mi pare che si chiami, questa enciclica con cui Pio XII affermava il titolo dogmatico, senza naturalmente pronunciamento solenne, di Maria Regina, stabilendo che questa festa ogni anno venisse celebrata il 31 maggio. Era già un modo per aprire al dogma della corredentrice. Quindi il 31 maggio nel calendario liturgico tradizionale è la festa di Maria Regina. Avrebbero voluto forse che io toglievo la festa istituita nel 54 da Pio XII? Non potevo. Allora mi sono detto, per il piccolo resto, perché riguarda noi del piccolo resto, gli altri facciano come vogliono, adorino Pachamama, o gli alberi. Mi sono detto, ho pregato e ho chiesto luce al cielo, ho detto o la metto, annuncio di metterla il titolo di corredentrice insieme a Maria Regina, ma poi ho detto ma diventa problematico perché poi c'è confusione, è un titolo dogmatico serio, non perché Regina non lo sia, non mi equivocate, ma ha diritto a una sua specifica celebrazione. E in fondo il Papa, quando ha messo Maria Regina, aveva già risposto a questa richiesta del cielo che vuole che sia il 31 maggio, aspettando tempi migliori, perché non è che un Papa lui da solo può pensare di far tutto lui. Quindi quando io mi sono dovuto decidere ho detto o la mettiamo per noi del piccolo resto il 31 maggio, ma in questo modo diventa un conflitto finale col titolo di Regina, perché corredentrice è una cosa, anche se Regina lo richiama, Regina è un'altra. I testi dell'officiatura sono specifici di Maria Regina, non bisogna per questo soffocarli. E allora noi, per rispondere come meglio possiamo in una situazione di emergenza così grave,
alle richieste del cielo, alla Madonna la accontentiamo nel modo che a noi unico è possibile, il 30 maggio, il giorno prima. Abbiamo persino detto che mentre Maria Regina è di seconda classe, noi del sodalizio, sulla base delle mie indicazioni come guida, la poniamo il 30 maggio addirittura invece come prima classe, cioè messa solenne di prima classe la corredentrice. Quindi la persona che se n'è andata farebbe meglio prima stare attento se non è un'insidia, una trappola del diavolo, perché adesso sto spiegando i motivi. O dovevo togliere Pio XII. C'è qualcuno che si sarebbe sentito in grado di togliere Pio XII e la Maria Regina? Io non potevo farlo, non mi sentivo di farlo. Quindi l'ho messa al 30 maggio, avevo anche pensato il 1° giugno, ma poi ho detto no, già giugno è un mese del Sacro Cuore, è un altro orizzonte, rimaniamo nel mese dedicato alla Madonna, il 31 non si può, il 30, il giorno prima, 2 giorni mariani per concludere il mese dedicato alla Madonna. 30 maggio corredentrice, 31 maggio regina. Mi sembra che il discorso regga. Bene, miei cari, io ho concluso, sono 71 giorni al Piccolo Tabor, ormai siamo abbastanza avanzati nei lavori. Grazie per il sostegno che mi avete fatto per venire, per proseguire questa straordinaria missione in America, come ho annunciato, concludo, e cioè che dal 23 al 27 febbraio si terrà il raduno sacerdotale mariano internazionale per tutti i preti che lo vogliono, anche solo per sapere di cosa parliamo. Il luogo non sarà reso noto agli altri, ai sacerdoti sì, però evidentemente si contatti la segreteria se qualche sacerdote è interessato per sapere dove facciamo l'incontro. Non c'è un costo, perché in genere si fa così, da esibire per partecipare al raduno, però il vitto e l'alloggio e i trasferimenti aerei sono a spese proprie, noi non disponiamo di tutto questo budget. E venerdì col pranzo delle 12:30 a Medellin si conclude il raduno sacerdotale mariano. Dopodiché io mi sposterò negli Stati Uniti d'America, andrò negli States, a Miami probabilmente come piattaforma iniziale, ma siccome è una città molto cara mi sposterò tra Texas e Florida, quindi le città candidate potrebbero essere Houston, Jacksonville, Orlando o giù di lì, qualcun'altra verso il Texas. E ho proprio concluso, ce n'era un'altra che volevo dire, così anche il piccolo resto statunitense e canadese l'ho detto Houston. Sì, Houston, ce n'era un'altra che volevo dire, ma già è un po' più distante, ma è abbastanza vicina al Messico, ecco, sì, ma è troppo lontana, era Los Angeles, però è dall'altra parte, da costa pacifica. Però se adesso, attualmente, il piccolo resto a stelle e strisce americano mi aiuti a capire come meglio possiamo fare, no? Io la Florida la trovo la più indicata anche per via del rientro tecnicamente migliore per me a livello economico, eccetera. Però vedete voi, miei cari, io intanto vi ho annunciato che a marzo sarò volentieri negli Stati Uniti d'America, che non sono piccoli, quindi vedremo come fare, ma neanche il Brasile lo era, quindi siamo già vaccinati. Miei cari, con la corona del rosario andiamo avanti, preghiamo per questo raduno sacerdotale, motiviamoci più che mai. Vi auguro una serata tranquilla, perché in Italia, pensate un po', sono le 5:10 del pomeriggio, le 11:10, sono 6 ore di differenza. Poi vi ricordo che questa sera alle 21 più tardi c'è il punto di Don Ramon con il titolo La febbre dell'oro. Vi do con tutto il cuore la santa benedizione in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, sussurcorda e avanti con Maria, Laudetur Jesus Christus.